Bentornati a Football Benchmark, bentornato ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Oggi vogliamo trattare l'argomento degli stadi di proprietà. Ne abbiamo parlato nel corso delle nostre chiacchierate legate soprattutto alla Juventus, al progetto che ha la Roma, ai progetti che hanno avuto tante altre società in Europa, ma da te oggi vorremmo sapere quanto costa fare uno stadio, cosa conviene fare per uno stadio, quanti soldi devono essere investiti per uno stadio e qual è lo stadio perfetto, ovvero quello che ti garantisce un ritorno economico importante. I grafici che ci hai portato oggi, le analisi e i conti che ci hai portato oggi sono molto interessanti da questo punto di vista, perché da profano direi più lo stadio è grande, più gente va, più soldi guadagni. In realtà cercheremo di sfatare questo tipo di rapporto. La prima cosa appunto di cui volevo parlare con te era la relazione fra il costo che si ha nel produrre uno stadio e il beneficio invece che si ottiene ad avere uno stadio grande. Intanto non c'è la cosiddetta economia di scala. Esattamente, questo è in un certo senso un aspetto che molte volte non è capito, nel senso che più lo stadio diventa grande, più il costo a seggiolino aumenta. Cioè, come dicevi esattamente tu, non ci sono delle economie di scala. Cioè il costo del seggiolino, se lo stadio è da 20.000 posti, va dai 1.000 ai 2.000 euro, più o meno come vediamo nel grafico. Esatto. Se costruisco uno stadio da 80.000 posti, non diminuisce il costo del seggiolino, aumenta. Esattamente. Esattamente, ma è come, non so, nella costruzione di un grattacielo, i primi 20-30 piani hanno un costo al piano nettamente inferiore del 100° o del 120° piano. Ma è una questione di materiali che si usano, di tecnologie, perché più è grande lo stadio e più aumenta che cosa? Allora, più è grande lo stadio, più hai bisogno di spazio, aumentano i parcheggi, aumenta la profondità delle fondamenta, aumenta la dimensione del tetto. Il tetto ha un impatto fondamentale nel costo di sviluppo di uno stadio. In uno stadio da 20-25 mila posti può impattare intorno al 12-15%, in uno stadio da 60 e passa mila posti impatta oltre il 25%, quindi è un costo molto importante. E come dicevi tu anche le opere di servizio come il parcheggio, la strada per avvicinarsi, anche queste hanno un impatto all'interno del costo dello stadio? Certo. O è base quello? No, ovviamente la qualità dello stadio, la capienza, la configurazione, la necessità di sviluppare infrastrutture attorno allo stadio e anche la qualità stessa degli arredi certo. dello stadio stesso vanno ad impattare sul costo di sviluppo. Questo invece è rapporto relativo a quanto si guadagna con uno stadio più o meno grande. Cerchiamo di chiarire questo grafico perché magari a casa vedono due linee e non capiscono. La linea rossa è relativa a quanti posti ha lo stadio, no? È il costo di sviluppo praticamente dello stadio. Diciamo che è la riproposizione dello schema precedente. Esatto. Mentre la linea blu è quanto si incassa con il costo del biglietto mano a mano che sale la capienza dello stadio, no? Sì. Quindi paradossalmente, se possiamo riprendere il grafico, più va avanti lo stadio, meno il costo del biglietto è alto, perché giustamente gli ultimi biglietti li devi vendere a meno. Sì, la logica, ci sono due aspetti in questo grafico. La linea rossa fa vedere che praticamente più lo stadio diventa grande, più il costo unitario o il costo marginale aumenta. Ma più lo stadio diventa grande, più i prezzi ad un certo punto praticamente cominciano a diminuire a livello di prezzo marginale. E di conseguenza bisogna trovare appunto la capacità o la capienza ottimale dello stadio sulla base del bacino di utenza della squadra, del club stesso. In linea teorica, guardando questo grafico qua, possiamo dire che 40.000 in linea teorica è lo stadio che ti permette il maggior beneficio fra i costi per realizzarlo e i benefici per utilizzarlo?
Prima di tutto diciamo che non c'è una risposta univoca a questa domanda, dipende chiaramente dalla situazione di mercato, dipende dalle caratteristiche del club. Certo che attorno ai 30-40 mila posti comincia ad avere una componente corporate molto importante, quindi creare i cosiddetti posti VIP che sono quelli che portano più soldi. Che portano più soldi, e infatti si vede che la linea blu a un certo punto è abbastanza costante e poi a un certo punto c'è un picco. Questo è creato appunto dal mercato corporate e dal mercato VIP. Facciamo un giro per l'Europa per vedere come si sono comportate le società che hanno già un impianto di proprietà. In Inghilterra praticamente tutte hanno uno stadio di proprietà, ma succede anche in Svezia, come vediamo, no, dalla EK, o in Francia, Lione. Questa è la capienza degli stadi nuovi. Sì. Soltanto Wembley è da 90.000 posti. È vero che c'è anche il Bayern Monaco che ne ha 75.000, il Borussia Dortmund credo 80.000, però costruito ex novo, il nuovo Wembley è stato fatto però non è soltanto per il calcio, c'è uno stadio per i grandi eventi. C'è stato appunto l'incontro di box appunto questo ultimo weekend. Sì, questi sono i nuovi stadi costruiti di recente. Il nuovo stadio del Tottenham, che sarà lo stadio più caro mai costruito in Europa, con un costo di circa 14.700 euro al posto. Che è tanto. Che è tantissimo. È tantissimo. Se vogliamo dare un termine di paragone, lo stadio della Juventus è costato poco più di 3.000 euro al posto, dove era stato costruito sul terreno del vecchio delle Alpi. Credo che forse abbiamo anche la grafica dei costi rispetto a queste capienze che abbiamo dato. Eccolo qua, quanto è costato lo stadio? Ecco. Rispetto al posto, prima erano i posti, quindi 60.000 Tottenham, 90.000 Wembley, sono costati la stessa cifra. Sì, 14.700 euro al posto il nuovo stadio del Tottenham, che sarà aperto nel 2018, e circa 10.000 euro al posto Wembley, che sono già veramente delle cifre molto importanti, molto importanti. Nella nostra classifica gli stadi più cari d'Europa, i primi 4 sono tutti a Londra, sono appunto lo stadio del Chelsea, lo stadio del Tottenham, Wembley e Arsenal, che tra parentesi è lo stadio che commercialmente produce più di tutto a livello europeo. Mentre invece in Italia la situazione, abbiamo descritto la Juventus a più riprese, prevede un contesto completamente diverso, no? Forse dobbiamo fare un ragionamento anche per quanto riguarda l'utilizzo dello stadio, perché tu prima facevi riferimento alla storia del club, quindi la capacità di poter seguire la squadra entro certi parametri. La Juventus, intorno ai 40.000, perché sono quasi 42.000 i posti dello Juventus Stadium, ha trovato la sua dimensione, perché di fatto lo riempie ogni volta che ci gioca. Tutte le altre squadre, pur avendo una buona percentuale di raggiungimento di capienza dello stadio, ecco qua, qui abbiamo raggruppato i 3 dati insieme. Obiettivamente gli stadi italiani, soprattutto di Roma, Inter, Milan e Napoli, qui abbiamo preso le 5 grandi, le 6 grandi, non hanno la capacità di riempire uno stadio così grande. Sì, e in un certo senso accennavi tu giustamente prima, quando facevi un'analisi della dimensione degli stadi europei, che di recente, se tu guardi negli ultimi 10 anni, non ci sono molti stadi, oltre i 70.000 posti che sono stati sviluppati. I grandi stadi europei, dal Camp Nou allo stesso San Siro, al Bernabeu, sono stadi che sono stati sviluppati 60, 70, 80 anni fa. Oggi come oggi si è capito che se lo stadio diventa troppo grande, oltre a questo discorso del costo di sviluppo, c'è anche una questione poi di prezzo del biglietto, cioè se lo vuoi riempire devi abbassare il prezzo del biglietto, il prezzo medio, perché poi comunque si tratta di una questione di domanda e offerta. Questo grafico qui fa vedere dei dati importanti. Se prendiamo Roma, Inter, Milan, Napoli e Lazio, che giocano tutti in stadi di oltre 60-65 mila posti, vediamo che il loro tasso di utilizzo è chiaramente nettamente inferiore allo Juventus Stadium, che è uno stadio da 42.000 posti. Possiamo dire che in Europa uno stadio da 80.000 posti lo riempiono in 4. Bayern, Real, Barcellona e Borussia. E Borussia Dortmund. Cioè, ricordiamo che il più alto tasso di occupazione degli stadi in Europa è in Germania. Questo va messo anche in relazione alla dimensione degli stadi, che è nettamente superiore in media rispetto agli stadi inglesi.
Cioè gli stadi inglesi hanno una capacità media al momento di circa 45.000 posti. Gli stadi tedeschi sono molto più grandi, però hanno un'utilizzazione altissima, pari a quelli quelli inglesi, però con un prezzo molto più basso in media. Quindi è una politica di prezzo completamente diversa. In Inghilterra stadi piccoli, prezzi alti, in Germania stadi grandi, prezzi più contenuti. Sì, sì. Ultima domanda, risposta veloce in 30 secondi. Dovessi dare un consiglio oggi alla Roma, che mi sembra quella più avanti nel progetto di realizzazione dello stadio, ne avevamo già parlato, ma ripetita sì. Juvent, stadio quindi da quello che ho capito tra i 40 e i 50, tra i 30 e i 40. Ma no, sai, dipende anche poi dalla performance sportiva. L'abbiamo detto qualche volta in passato, cioè se la Juventus oggi come oggi avesse saputo dei risultati sportivi che ha appunto ottenuto negli ultimi 5-6 anni, probabilmente avrebbe fatto bene a fare uno stadio da 50, magari anche fino a 55.000 posti, forse sarebbe stato un po' troppo grande, 55. Quindi c'è una relazione tra performance sportiva e capienza dello stadio. Una città come Roma, probabilmente uno stadio da 50.000 posti, 45-50.000 posti sarebbe ottimale, il punto è quanto costerà sviluppare questo stadio. È lì dove veramente la Roma deve fare un'analisi molto molto accurata, perché le cifre che girano sulla stampa di circa $500 miliardi per uno stadio da 55-60.000 posti portano a un costo di sviluppo di oltre €8.000 al posto, che è molto. Grazie Andrea Sartori, torniamo Prego. la prossima settimana ancora con Football Benchmark.